Zorzi, presidente dell'Associazione culturale, neanche a dirlo, La Fara, proprio assolutamente identificativo, no? 10° utile tra l'altro. Allora, la ricostruzione dei corredi longobardi tra archeologia sperimentale, divulgazione e responsabilità sociale. Un grande impegno, allora. Prego. Grazie per l'invito. Nell'ultima decina d'anni i musei italiani hanno cominciato un pochino ad aprire ai ricostruttori, cioè a quanti si dedichino a ricostruire la cultura materiale, nel nostro caso longobarda, visto sia l'operato dell'associazione che il convegno, ma in generale di tutte le epoche, con l'obiettivo di sfruttarla come una risorsa didattica, per arrivare cioè a un pubblico di non specialisti che spesso fa fatica ad interfacciarsi col museo, soprattutto se il museo è privo di guide ed è muto e silenzioso. Il problema è che, essendo arrivati noi italiani come al solito un pochino in ritardo rispetto a queste aperture, con poche lodevoli eccezioni, di cui probabilmente la più autorevole è Marco Valenti, l'Accademia si è occupata poco del problema dei ricostruttori nei musei. E quindi prendiamo spunto in realtà da uno studioso svedese, il professor Nitzel, che ha recentemente pubblicato un libro proprio sul rapporto fra menzogna e verità nella narrazione della storia, nella sua ricostruzione. Noi abbiamo conosciuto il professore durante un convegno a Malmo, in quella Scania che Paolo Diacono ci dice essere la patria mitica dei Longobardi, che era dedicato proprio a questo argomento, e da cui poi lui ha tratto un libro intervistando sia ricostruttori, noi per l'Italia, i Wulfedenas per l'Inghilterra, gli Saligastir per la Svezia, sia artigiani, perché i ricostruttori spesso sono artigiani, ma non sempre, quindi bisogna rivolgersi anche a degli specialisti, e ha provato appunto a prendere in considerazione quanto il peso di questi ricostruttori, di quello che i ricostruttori mostrano al pubblico, vada a definire poi l'idea che il pubblico si fa di quel determinato periodo storico. Mi spiego, lui analizza la finzione storica in maniera molto ampia, arriva alla ricostruzione passando attraverso altri fenomeni più popolari, come ad esempio il cinema. E la questione è quanta gente è convinta di conoscere la storia romana perché ha visto il Gladiatore. E quanta gente poi frequenta un evento rievocativo ed è convinta che quel periodo fosse così in base a quello che vede. Da qui quindi la responsabilità di quello che viene mostrato. La situazione in Italia, che è appunto un po' diversa da quella svedese del professor Nitzel, è più o meno questa. Abbiamo 3 grossi insieme, quelli della rievocazione storica, che purtroppo in Italia è un termine contenitore. C'è dentro tutto, da chi corre con le spadrillas e i fiori di plastica in testa, a chi invece si dedica ad attività magari didattiche e di approfondimento, ma tutto rientra sotto il termine rievocazione, perché spesso e volentieri gli organizzatori, ad esempio, non chiedono quanto i corredi siano attinenti, ma chiedono quanti guerrieri mi porti, quanto costa, quanta gente mi fai venire, e questo ovviamente influisce sulla scientificità del rapporto didattico. C'è poi il fattore ricostruttivo. Alcuni di questi rievocatori, noi ma non solo, ci sono qui i ragazzi delle altre associazioni, negli anni ci siamo dedicati invece a spostarci verso la ricostruzione, cioè a ricostruire i corredi come dovevano apparire in base alle informazioni che abbiamo, con 2 tecniche, quella propriamente ricostruttiva, cioè utilizzando strumenti contemporanei, attrezzi moderni per intenderci, ma con l'obiettivo di produrre un pezzo finito che sia visivamente uguale a quello nella teca, come doveva essere da nuovo. E poi un altro, l'ultimo sottoinsieme, che invece apparterebbe più al mondo accademico, ma che è un po' scivolato nel mondo ricostruttivo, cioè quello dell'archeologia sperimentale. Con l'archeologia sperimentale si intende il tentativo di riprodurre non solo il pezzo finito, ma le pratiche esecutive alle spalle. La pratica dell'archeologia sperimentale ben realizzata comporterebbe quindi anche la raccolta dei dati e poi la pubblicazione per metterla a disposizione del confronto accademico. Ecco, questa ultima parte viene normalmente tralasciata dal mondo divulgativo, però esiste anche questo approccio. L'unica parte che unisce tutti questi 3 elementi sono quegli eventi in cui appunto c'è una forte presenza accademica o museale che controlla l'operato dei ricostruttori, che utilizzano la ricostruzione e l'archeologia sperimentale come strumento per comunicare il valore culturale di quel sito o di quel festival, di quel contesto. Perché dovremmo essere questo, dovremmo essere i mediatori fra il mondo accademico, che spesso non è avvicinabile o sembra non avvicinabile dal grande pubblico, con quello che invece è il grande pubblico. Allora, questo è un momento di egocentrismo, è una foto mia, ma solo perché siamo finiti su una copertina, ad esempio, di una rivista divulgativa tedesca.
Ma quello che è la parte più importante sarebbe questo in realtà. Questo è il nostro membro Matteo Casarotto, non è il Longobardo, lui è il nostro avaro, come potete vedere, e in questo momento lui regge in mano un arco ricurvo composito di derivazione asiatica, nel caso longobardo avara. L'atto che sta compiendo è esattamente quello di cui parlavo all'inizio dell'intervento riguardo all'importanza del connubio fra dato storico-archeologico e ricostruzione. La teca che sta indicando è una teca che appartiene all'esposizione della necropoli di San Mauro dentro il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Una bella esposizione dei primi 2000, una necropoli molto importante. Quella teca conserva un pezzettino di osso grande così che appartiene proprio a un arco ricurvo. Il pubblico medio, la scolaresca, ma anche l'appassionato che però ha davanti a sé un museo come quello di Cividale che è pieno di tombe, passa davanti e salta quel singolo pezzo d'osso senza rendersi conto che quel dato materiale gli racconta tutto il rapporto fra i Longobardi, le popolazioni delle steppe, l'estremo oriente, perché quando parliamo di avari arriviamo fino alla Cina, mentre se lì c'è qualcuno che ha ricostruito quell'elemento, ma che lo conosce, che lo sa raccontare, non un manichino, allora il messaggio esce dalla teca, arriva attraverso il ricostruttore e raggiunge un pubblico che tornerà a casa con delle informazioni maggiori, corrette e più emotivamente ingaggianti. Perché, come dice Peter Johnson, che è un grandissimo artigiano, riproduce spade storiche e lo fa sia per il mondo museale sia per il mondo del cinema, quindi avete sicuramente visto delle spade sue. Gli oggetti sono strumenti di narrazione, no? Quello che adesso va molto di moda a chiamare storytelling. Allora, o raccontiamo sempre le leggende dei Longobardi, la storia dei Longobardi, oppure raccontiamo le storie dei Longobardi attraverso i loro oggetti. Quelle in foto sono la nostra ricostruzione, realizzata a maglio a mano con fucina a carbone di legna, e il reperto originale ritrovato negli scavi del 2012 nella necropoli della ferrovia di Cividale del Friuli. Qui il pezzo originale deve finire di essere restaurato, verrà conservato più o meno in questo modo qui perché presenta dei lacerti del fodero in cuoio, cosa piuttosto rara, e addirittura alcune delle borchie decorative del fodero. Ma quindi il pubblico vedrà questa massa informe. Quella massa informe, se viene affiancata invece da una lama ricostruita con le proporzioni del manico dedotte e successivamente, quando sarà finito, dal fodero con le borchie nella stessa posizione, nella stessa misura, addosso a un ricostruttore vestito in abito storico, permette al pubblico di comprendere come doveva essere la quotidianità di quell'oggetto e non vederlo solo collocato e abbandonato dal punto di vista sociale all'interno di una teca. Parlavamo all'inizio di ricostruzione e archeologia sperimentale, giusto un dato visivo per chiarire di più ancora il concetto. In foto qui ci sono due fucine, sono entrambe dell'associazione, uno il laboratorio nella sede, dove però la fucina è una fucina moderna, è alimentata a carbone per non falsare i risultati, ma non c'è lo schiavetto coi mantici. Dall'altra parte invece siamo nel nostro piccolo villaggino sperimentale in cui uno di noi, possibilmente con pochi capelli, sta ai mantici e crea quella insufflazione forzata che è necessaria alla lavorazione dei metalli. Questo tipo di pratica permette, ancora una volta, non solo di spiegare il pezzo, ma di spiegare anche l'iter procedurale, spiegare la distanza tecnica che c'è col nostro mondo e il loro, perché se spesso si dice che appunto quando guardiamo agli antichi in generale, vale anche per i Longobardi, per alcune cose sono molto uguali a noi, per altre cose sono molto diverse, quello che il pubblico, soprattutto il pubblico più giovane, fa molta fatica a capire è il gap tecnologico. Quando gli si chiede ai giovanissimi, specialmente con le scuole, ma come si lavora il ferro? Se va bene ti rispondono col laser. No? Oppure quelli un po' più datati hanno delle memorie da cinema e si aspettano di vedere la colatura di Ghisa alla Conan il Barbaro, proprio perché appunto poi la finzione crea l'idea di storia che uno ha. Di fronte a una fucina alimentata a mantici, col carbone di legna, con ferri di riuso chiaramente, ma si può arrivare anche a ridurre il minerale e ottenere il metallo. Questo permette una comunicazione ovviamente molto più sentita e molto più verosimile. Questi qui ad esempio sono dei pezzi ricostruiti. La chiavetta ho voluto metterla perché è l'ultimo pezzo che abbiamo ricostruito e secondo me è un ottimo esempio di un oggetto piccolo che normalmente viene dimenticato, un altro di quelli che si passa davanti alla teca e si lascia indietro, ma che in realtà racconta molte più storie di quello che potrebbe essere ad esempio una scazzottata nel cortile del museo.
con tutto rispetto per le scazzottate fatte bene, perché poi c'è chi fa scherma medievale, che è una cosa, e c'è chi invece fa altre cose, ma lo sappiamo noi del settore. Questa chiavetta, l'originale, appartiene a una tomba di bambino di 4 anni, all'interno della quale è stata trovata la chiave all'interno di quella che probabilmente era una scarsella, perché c'è un deposito organico marrone, e una punta di lancia. Quindi viene interpretata come una tomba di bambino maschio, quando però l'attributo della chiave normalmente è solito essere ricondotto alle tombe femminili. Allora, nella narrazione non nostra, ma della Ahumada Silva, che ha curato la pubblicazione dei dati di scavo sulla necropoli di San Mauro, lei ci vuole vedere una possibile visione del rapporto affettivo della madre con l'inumato. Questa non è storia, non è vero, ma è verosimile e permette di dare importanza a questo oggetto che sennò verrebbe passato come «ah, guarda, una chiavetta, ce l'ho uguale a casa». E invece permette di dare spessore a quella singola tomba così sfortunata, vicino a quelle di grandi guerrieri o di donne con redi ricchissimi, che però racconta un pezzo in più della quotidianità, racconta della morte infantile precoce, racconta però di un'affettività che esiste, di un rapporto con i morti che è una trasposizione del rapporto fra i vivi. Gli attrezzi invece sull'altro lato sono più semplicemente la riproduzione di alcune incudini dell'orefice di Gruppignano, 2 su 3, e alcuni oggetti che noi utilizziamo normalmente nelle attività didattiche, quindi mostrando ad esempio le pinze riprodotte sul modello di quelle di Poisdorf, affiancate invece da pinze moderne per far vedere anche come lo strumento poi si evolva. Questo è probabilmente il punto più vicino a cui noi come associazione siamo andati parlando di archeologia sperimentale. Questo è un boschetto di proprietà privata in cui abbiamo ricostruito solo con strumenti manuali, quelli che avete visto e altri, una Grubenhaus, le capanne di cui si parlava negli interventi precedenti. No? Una delle tipologie di capanne più indicative della presenza longobarda in Italia è la cosiddetta Grubenhaus, cioè la capanna seminterrata. Questa qui è piccolina, ma come erano piccoline alcune delle originali, cioè sui 4 metri per 4 metri e mezzo, incavata non tantissimo, circa 40 cm, perché il terreno è paludoso, non si sarebbe prestato, ma noi quello avevamo a disposizione, e tutta realizzata con elementi originali del bosco stesso, con l'unica eccezione delle canne, che il bosco forniva, le canne del tetto, ma erano troppo poche. Ecco, noi questo tipo di progetto, ad esempio, non lo rendiamo pubblico nel senso che non lo rendiamo visitabile, ma diventa un altro modo di raccontare la cultura materiale attraverso i media, YouTube, i social, tutte le fasi di produzione, le fasi di manutenzione, il degrado della capanna se non mantenuta, la vivibilità, tutte queste cose vengono condivise attraverso i social e i canali, diremmo più contemporanei, ormai datati, ma insomma vedremo cosa sarà il prossimo giro. Certo è che io parlo dell'esperienza della mia associazione, c'è sempre il rischio che anche queste esperienze però divergano, nel senso c'è la possibilità di portarle avanti con un buon approccio che è risolvibile in un approccio autocritico. Lasciamo stare tutta la sfilza di punti che ho fatto io, ma la questione di fondo è essere disposti sempre all'aggiornamento, ad accettare soprattutto quello che l'accademia ci dice, perché sono loro i professionisti del dato, e poi essere disposti a cambiare idea e a ripartire. Dall'altra parte invece c'è l'approccio, diciamo più negativo, che è quello che si lascia guidare dall'emotività, e quindi tutti noi che facciamo questo, che ricostruiamo, che ci dedichiamo come volontariato a questo tipo di didattica e divulgazione, siamo ovviamente mossi da una matrice anche emotiva, se no non saremmo spronati a farlo per la gloria, ecco. C'è il rischio di scivolare a condiscendere troppo a questa tendenza emotiva, e allora si diventa autoreferenziali, si ricostruisce solo quello che interessa, lo si spiega solo nel modo che giustifica le proprie scelte e si costruisce un'identità fittizia ovviamente, che però autosoddisfa il proprio ego. Non vale solo per il periodo longobardo, ma il periodo longobardo è un ottimo esempio, come direbbero Elio le storie tese. E infatti il risultato poi qual è? Che ci si costruisce un immaginario particolarmente epico e autoindulgente, no? Si finisce però in questo modo per allontanare le istituzioni, perché se le istituzioni sono serie, se le istituzioni si approcciano alla ricostruzione con sguardo critico e aperto al consiglio, ovviamente riconoscono poi questo tipo di approccio, e quindi si perde la mission originale della ricostruzione, perché se ci allontaniamo dai musei con cui abbiamo fatto così tanta fatica a entrare, e poi perdiamo anche il pubblico veramente interessato.
E poi si finisce per diventare un circolo chiuso in cui ci si dà le pacche sulle spalle e poco altro. Aspetti positivi che ovviamente sembrano autoreferenziali, ma solo perché io posso portare solo il materiale della mia associazione, è invece l'essere disposti al cambiamento, l'essere disposti all'autocritica, l'essere soprattutto sempre pronti all'aggiornamento. E quindi poi le cose cambiano. In questo caso, in questa foto c'è la nostra vicepresidente, dentro il magazzino del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, la nostra vicepresidente si occupa di tutte le ricostruzioni degli abiti. In questo contesto lei ha catalogato negli scavi più recenti della necropoli della ferrovia, quella scavata nel 2012, i residui tessili mineralizzati sui vari corredi per poterli confrontare con le scelte tessili che lei applica alle tuniche, alle braghe, alle sottotuniche. E questo ovviamente vale nel nostro caso, ma vale anche per colleghi molto più illustri di noi, che ad esempio vedremo fra breve, i Wulf-Ednas, che collaborano col British Museum, per intenderci. Questo è l'esempio, quello che poi viene fuori, quello che il pubblico vede. Qui siamo al Museo Archeologico Nazionale, l'evento era il nostro evento pre-Covid, Anno Domini 568, e in questo contesto i corredi ricostruiscono uno span culturale altomedievale dell'epoca longobarda, ma anche fuori dal territorio longobardo, con attenzione sempre al dato archeologico. E quindi abbiamo Alamanni, Bavari, Sassoni, Avari, ma ognuno di loro fa riferimento a una tomba o a un determinato contesto, e ognuno di loro è stato prima vagliato dal coordinamento scientifico dell'evento, che ha al suo interno la direttrice del Museo Archeologico Nazionale, Angela Borzacconi. Questo è un analogo risultato, ma in Svezia, dove appunto, come diceva Guccini, hanno più larghe vedute e sono avanti da un po' da questo punto di vista. Qui siamo sui tumuli di Uppsala, di Gamla Uppsala, quindi tumuli regali di epoca Wendel, dove hanno voluto produrre un evento con lo stesso approccio. Gruppi che si dedicano alla didattica, fortemente alla didattica, ai laboratori per i bambini e alle spiegazioni frontali. Addirittura c'erano dei cicli continui tutto il giorno di membri di varie associazioni che esponevano il lavoro del loro gruppo e la popolazione a cui facevano riferimento all'interno del museo, e poi fuori il pubblico andava invece a visitare l'accampamento. Le ultime due cose che vanno tenute in considerazione è che poi si perde di vista i due punti fondamentali, la quotidianità e invece la bellezza artistica di questi corredi, che vanno mantenuti contemporaneamente nel messaggio. Quando vediamo Diego in abito storico, noi vediamo sia il corredo del duca, ma vediamo anche l'uomo di tutti i giorni che è venuto su a piedi dall'accampamento sudato e dolorante. Ecco, pratiche che vadano a controllare anche la quotidianità e non solo l'eccezionalità sono fondamentali per dare uno scorcio di quella che doveva essere la vita materiale di queste popolazioni. Qui in foto noi stiamo facendo una delle marce storiche che noi facciamo annualmente lungo i percorsi dei castra citati da Paolo Diacono in Friuli, abbiamo questa fortuna, e quindi la consunzione delle scarpe realizzate dagli stessi membri dell'associazione in base ai pochi dati archeologici a disposizione, il confronto con la consunzione sui terreni, e quindi quando poi si va a raccontare alla gente che ci dice ma camminate con quelle scarpe lì, la risposta è sì, ma se camminiamo sull'asfalto in 5 km dobbiamo buttarle via. E questo serve a dare anche una contestualizzazione di nuovo al prima e al dopo, e appunto al lavoro che c'era dietro. Prima abbiamo visto la Grubenhaus, e questo è un altro membro dell'associazione che alle Foci dell'Isonzo, col permesso della forestale, era a raccogliere manualmente, non in abito storico perché era febbraio, ci siamo presi anche il Covid credo, e a raccogliere le canne che poi sarebbero state utilizzate per la capanna. L'aspetto eccezionale però ovviamente deve restare, perché è quello che attira il pubblico. Quella nella foto è una crocetta aurea che viene da una tomba di Cividale, una crocetta molto famosa, ma la cosa interessante è l'omino irsuto accanto, che è Dave Roper, uno dei più grandi artigiani europei, che si dedica quasi esclusivamente al pressblack, alla tecnica di lamine sbalzate, e nella mano si vede un po' sfocata il modano che lui ha realizzato, perché riproduce in campo il pezzo con le tecniche dell'epoca. E poi lo regala, lo fa in rame e lo regala al pubblico, dimostrando di nuovo come il pezzo, l'oro, che attira il pubblico, però possa servire per spiegare la vita dell'artigiano. E qui abbiamo di nuovo la vicepresidente durante la mostra, qui eravamo a Napoli, era quella a Pavia, Napoli, San Pietroburgo, che con indosso le sue fibule a staffa spiega le fibule a staffa dentro la teca, dove ovviamente se non c'è qualcuno non si coglie né il messaggio simbolico né l'appartenenza culturale. Grazie.